le chitarre Taylor sono solo per professionisti? Scopriamolo in questa sesta puntata della storia dei 50 anni delle chitarre Taylor insieme a Osvaldo Loiacono, Ciro Manna e Davide Tomassoni. Bene, abbiamo raccontato molto della storia di Kurt Listug e Bob Taylor, dei due amici, della relazione tra questi due ragazzi di poco più di 20 anni che nel 1974 si uniscono, entrano in American Dream e con gli anni crescono questa azienda, specializzandosi Bob più nella parte di progettazione, nella parte di sviluppo e di realizzazione dei prodotti, e Kurt sempre di più lascia un po' indietro la parte di laboratorio per invece dedicarsi alla parte commerciale, che è il sostentamento poi di questa grande azienda che cresce, si trasforma. E nel 2010 circa, 2011, c'è il passaggio di consegna da parte di Bob Taylor nella progettazione, nel controllo, nello sviluppo dei prodotti Taylor a Andy Power. Andy Power è un liutaio molto molto bravo, molto giovane, che si dedica a questo punto allo sviluppo delle novità di casa Taylor. Nel frattempo aumenta sempre di più la produzione, aumentano i prodotti, Andy Power svilupperà tutta una parte di incatenatura interna delle fasce del fondo modificate partendo dalla serie 8, lavorerà sulla incatenatura, sul bracing, passando dall'X-Bracing al V-Class e al C-Class per le serie GT. C'è tutta un'evoluzione di prodotto, preamplificazione, verniciatura, finitura, scelte di legni, sostenibilità dei legni e quindi anche sviluppo di utilizzo di legni nuovi. Questo è quello che è accaduto fino al momento della pandemia, dove c'è stato un attimino un blocco, ma c'è stata una cosa straordinaria. Un blocco non di produzione, un blocco un po' di sviluppo, è uscito la serie D, ma c'è stato un attimino di caos nel mondo, e anche Taylor è rimasta in questo caos, anche se c'è stata assolutamente sempre di supporto ai nostri clienti. Ma la cosa più straordinaria che è avvenuta è che, raccontando la storia di Taylor, non si può non condividere. Parlavamo di una relazione tra le persone che hanno costruito l'azienda, i rivenditori, i propri operai, i musicisti, i clienti. È giunto il momento che Kurt e Bob facciano un passo indietro. Per fare un passo indietro decidono di fare una cosa che in America un po' funziona, un po' si usa, credo che in Europa non sia una cosa comune. Il passaggio della proprietà da loro al fondo degli operai, degli impiegati, dell'azienda Taylor. Cioè, fondamentalmente, come American Dream era un po' una pseudo cooperativa, un po' hippie del fine anni 60, primi anni 70, che loro avevano prelevato nel 74, 15 ottobre 74, così oggi la grande fortuna, il grande piacere di costruire, di realizzare il sogno di costruire chitarre per i musicisti e di arrivare a voi musicisti, ecco, c'è il passaggio di consegna, di nuovo torna di proprietà non proprio pubblica, perché di pubblico non si tratta, ma viene condiviso con tutto il gruppo del fondo pensioni degli operai. One of those moments was when I was 25 years old and we were talking business. We were young business. We had an attorney and we had an accountant in the room. We were talking about what form should this company take, and I'm like, what's the advantage of this over that? And the attorney said, well, when you sell your company, I go, I'm not going to sell my company. I'm not selling my company. And he said, Bob, you're going to sell your company on the day you die or sometime before that. Because in the United States, death is a sale because taxes are due, right? And I thought, wow, that's a little piece of truth. One day I'll sell this company. And I don't want to do it by accident on the day I die and leave people with a problem. I want to do it while I'm alive and I have a chance to help it succeed. Okay, so with that in mind, from the time I'm 25 years old till the time I'm almost 70 years old, that day is going to come. Now my partner, Kurt,
is brilliant when it comes to marketing and sales and the finance of the company. And I trust him completely. Kurt would never take a nickel that's not his nickel. He just won't. He won't do it. He doesn't even put himself in the vicinity of being tempted, right? And so him and I had a wonderful partnership. I did what I did, he did what he did, and we both got pretty good at it. Well, he started looking into this, what we call it, this acronym is ESOP, Employee Stock Ownership Plan, and it's a pension plan. And it's a way that you can transfer ownership through a sale to the employees. The company becomes income tax free because it's a pension benefit. The employees don't have to buy anything. The company earns the money and pays, the people. And so we decided this is the way to go because it's what we think there's going to be a culture change no matter what, right? When Kurt and I are gone, of course there's going to be some type of culture change, but it can be very minimum. So our choices are to sell the company to private equity, no thank you. Or it could be to sell our company to a strategic buyer, a bigger guitar company, no thank you. There is a process of elimination. What's the closest thing? Our employees, the people that could become shareholders in the company. It could provide them with yet another portion of their pension because they still have many other, when you add 3 or 4 methods that we have in the US, and we're able to do a lookalike for our employees in Europe. And we were the first company ever to successfully put an American ESOP into Mexico. So even our Mexican employees could participate in that. To us, it was the best choice of all the choices. The only better choice would be that me and Kurt live forever, but we know that that's not really a choice, right? And so we chose that, and now we're 4 years into our ESOP, and we're working hard to make all of that successful. We have mostly successes. Today's market, I don't mind. We're right now when you and I are talking, we're in a down market in guitars, right? But how many times have I seen that in my life? Many times. Guitar sales go up, guitar sales go down. It's interesting when things need to be expressed in numbers, like a business, because I don't like to express a business in numbers. I don't like doing that. I like to express a business in the feeling of the business, what the business is providing. Who should a business serve? Because when you think about it, a corporation or a business is an ethereal agreement that this business is, we just agree that this corporation or this business is a thing of itself. If you take Bob and Kurt away, Taylor Guitars is still there. It's this agreement between humans that a country is a country is an agreement that we're all Italian, right? And we draw a line around it, right? And so when I think of a business, I think about the humans that are in there. So you start out as a person. I start out Taylor Guitars. I want to make guitars. Kurt want to do that. In the beginning, we work hard to get our piece of the pie. There's a pie out there. We want to get it. And this is how it is in life. You're a young 20-year-old person out on your own. You're saying, how am I going to have a job, make some money, do some things? But if you're successful of that, you must ask yourself the question, how can I contribute back? What do I leave behind? Right? And we all do that as a person. A business should do that too. So who should a business serve? Taylor Guitars is there to serve some things. Who are they? The shareholder, the employee, the supplier, the customer. I believe that they're all equally important. I don't believe that the customer is paramount. I don't believe that the shareholder is paramount.
I don't believe that the employee is paramount. We all share in nurturing this company that gives us back the things that it serves. If you're successful and you have been able to serve the shareholder, the employee, the supplier, and the customer, then you can add one more thing, the community around you. Now, I think that you're a grown-up, matured business that knows the correct way to go and knows what that business is going to do. Who is going to keep that in place for me? Private equity? No, they want to serve the shareholder, right? Another company? Oh, maybe they have 3 of those, but I think we've achieved those 5. The only possibility to keep those 5, in my opinion, is for the employees to own it, because I've been a father to them for all this time. And let me tell you, my company's 50 years old now, and it's a magic moment for me. I remember going to the first NAMM show, like a person here who's a guitar builder who's walking through this for the first time. Wow, maybe one day I could be a part of this. I walked through a NAMM show, it was in the Disneyland Hotel, and I looked at these people that had stands, and I was like, can I be a part? Okay, I'm going to cry if I keep talking about it, you see? Because can I be a part of this? How does that even work? And I find out that I am a part of it. And I find out that I have something to offer, and there is some legacy. And our employees are the way to continue that legacy. They're the rightful owners. Questa è una cosa molto forte e che insomma è bene citare, è bene indicare, perché è la prima volta che all'interno di questo settore sono entrati in molte aziende i fondi di investimento, quindi fondi giustamente con una loro partecipazione di speculazioni. Ci sono in altre aziende, sono le famiglie che hanno un'importanza incredibile. Recentemente altre aziende hanno avuto dei passaggi di mano molto forti dovuti a qualche crisi aziendale. Ecco, però il fatto di arrivare al clou nel massimo numero di pezzi realizzati nel periodo del Covid, ecco il passaggio di consegna. Questo è rende onore a Curt Listug, rende onore a Bob Taylor, e direi a questo punto di rispondere però alla domanda che ci siamo fatti, cioè poi i prodotti Taylor li possono usare solo i professionisti oppure ci sono serie di prodotti che possono andare in mano anche a chi strimpella, chi ama strimpellare il prodotto senza troppo impegno, senza la ricerca anche di troppi risultati, per il semplice piacere di suonare e strimpellare? Oppure ancora, e questa è una provocazione che faccio, ma un po' immagino la risposta, ma è per forza obbligatorio per un professionista avere un prodotto pro, o a volte può essere comodo avere anche un prodotto più da tutti i giorni, un po' più soft, un po' più sobrio, un po' più semplice? Io ti posso raccontare la mia esperienza con la chitarra che sto suonando, che è una GS Mini, il Koa, ed è una delle chitarre che utilizzo di più dal vivo, perché penso che alla fine, al di là di un discorso iniziale che sia pro, che sia amatoriale, che sia più o meno costosa, più o meno accurata nella realizzazione, ogni chitarra penso sempre che sia una vita a sé, che abbia una vita a sé. E ci sono chitarre, almeno io storicamente ho trovato sempre, ho trovato spesso alcune chitarre che pur costando tanto non ti danno quella stessa sensazione, quella emozione, quella vibrazione che magari ti dava quella chitarra da poche centinaia di euro. Io poi sono stato sempre un appassionato di chitarre small size, piccole, perché compatte. Sì, molta della musica che ho composto è stata composta sul divano di casa abbracciando una Parlor o una chitarra comunque small size. Esatto, una GS Mini in particolare, dove è nata veramente gran parte della mia musica, e questo contatto diretto, anche la facilità, la portatilità, instaura con la mia chitarra l'intimità, un rapporto, l'intimità, esatto, come un confidente. A bassa voce si parla con un confidente, esatto, non si perché urla. Pur non avendo un volume esasperato, come si diceva anche nelle puntate precedenti, spesso la mancanza di volume non significa mancanza di personalità, che è quello che hanno queste chitarre, e anche nella loro emissione sonora limitata hanno una storia da raccontare.
E sono particolarmente affezionato, specialmente nel mio territorio, che è sempre un territorio permeato di blues, dove queste sonorità sono sempre dietro l'angolo, e riesco ad avere un rapporto molto intimo con questo tipo di chitarre. Però quello che cerco sempre, anche nella chitarra amatoriale, affinché tu ne possa fare un uso pro, è la stabilità. Sono chitarre che sono molto stabili e che quindi risentono poco, e su questo posso portare la mia esperienza diretta dopo 12 anni di uso sul palco Quotidiano, quasi. quotidiano. Ho fatto molte registrazioni, ma ho partecipato soprattutto a tanti tour con questa chitarra e non mi ha mai tradito sul palco. Quindi affidabile, stabile, e soprattutto un sistema anche plug and play dal punto di vista elettronico, che devo dirti dà soddisfazione. ha dato soddisfazione a me e anche ai fonici, che di solito sono, diciamo, un tassello fondamentale, no? Nella valutazione della praticità, della funzionalità di una chitarra. La GS Mini è la Grand Symphony, una forma molto arrotondata in versione piccola e compatta. Nasce successivamente a un altro prodotto che è stato il primo prodotto piccolo di casa Taylor, che era la Baby Taylor. Quindi Baby Taylor, GS Mini, poi seguire Big Baby Taylor, che è una chitarra invece anabolizzata, una Baby Taylor anabolizzata. La serie GS Mini è certamente la serie che ha avuto più successo al mondo. Considerate che proprio entro la fine di quest'anno si arriverà a 500.000 GS Mini nel mondo. È un numero, credetemi, per un singolo modello così anche particolare, con una forma, uno shape fuori dagli standard, veramente incredibile. Di GS Mini non hanno fatto poi solo una versione, hanno fatto versioni col palissandro all'abete, col Koa, col Mogno, ci sono varie combinazioni, infiniture lucide, infiniture deluxe, infiniture satinate. Ma ascoltiamo cosa dice Ciro della sua versione palissandro e abete in versione lucida, in versione deluxe. Anche per te la GS Mini è uno strumento di lavoro, anche tu ci lavori con la GS Mini. Assolutamente, io ho scoperto questo strumento invece in viaggio di nozze, praticamente. Ah, bellissimo. Praticamente ero a New York con mia moglie, diciamo la mia attuale moglie, e praticamente succede che dopo qualche giorno che ero senza strumento ho detto ok, adesso non posso vivere, ho bisogno di un po' di tempo per me. Siccome lei era stanca e voleva riposare, ho detto ok, beh, tu riposa, io vado in giro, e andare alla ricerca nei negozi strumenti. 48esima probabilmente, esatto. se e comunque arrivai lì, andai da Guitar Center, okay. E comunque entrai lì, mi fece un giro delle chitarre e vidi sta Baby Taylor. Eccola, secondo me è proprio lei giusta, e la comprai. Tornai e lei si svegliò un attimo e disse: che hai fatto? Ho comprato la chitarra, mi dispiace, non potevo stare senza. E quindi da lì è partito, diciamo, l'utilizzo di questo strumento, che quando l'ho sentito la prima volta ho detto: ma è possibile mai che questo suono esce da questa chitarra? Perché vuol dire, a vederla non ti restituisce cioè nell'immaginario, così dici poi sì, poi con questo volume, questa dimensione. E sicuramente, diciamo, come dire, non ha la stessa voce di una chitarra, diciamo, di stazza, come dire, normale, tra virgolette, ma comunque rispetto alla sua grandezza, vuol dire, restituisce invece molto di più di quello che uno può immaginare. E come diceva Osvaldo, è uno strumento estremamente stabile, affidabile, così come lo sono le sorelle maggiori, e quindi fondamentalmente io ci suono ugualmente, solo con la cosa che effettivamente ti dà quella sensazione di intimità, per il fatto che è più piccola, che ti metti là sul divano in qualsiasi momento, sia di, come dire, di relax anche casalingo, no? Se vogliamo, o di scrittura, che ne so, in qualsiasi momento, e ovviamente in contesti di professionali di palco e di qualsiasi altro contesto, quindi è adatta, secondo me, anche questa a tutte le situazioni. Poi è sempre una questione ovviamente soggettiva e personale, per quello che tu senti e per il contesto dove vai ad inserirla. Però suonare. Per il resto voglio dire che io voglio. Quindi uno strumento che sembrerebbe non pro, perché è più commerciale per dimensioni, per costi, per obiettivo, che però va in mano ai pro che la utilizzano pro, ma anche a casa per comporre e giocare in viaggio di nozze, o quello che è uno strumento il free per time. chi ne sa valutare e scoprire la personalità. E comunque per chi non si accontenta del suono bello e pronto. E comunque per tutte le mani, perché è chiaramente uno strumento che per l'amatore, che voglio dire, non dico fa il giro di do, ma si muove sui primi 5 tasti, ha la sua soddisfazione. Può sembrare una cosa banale,
tornato a casa l'ho anche trovata tra le mani di mia figlia. Ecco, arrivavo anche Che lì, comunque anche per i attratta, bambini, esatto. anche per i ragazzini, anche per chi si avvicina, anche per le musiciste Esatto, donne, le donne. femmine, che hanno magari La mano necessità a un po' più volte, piccola. quando vengono in negozio hanno sempre questa difficoltà, ma le corde dure, e quindi possono trovare in questo È un un ottimo approccio compromesso. più comodo. È un ottimo compromesso, ma la personalità è la cosa più, quella che viene più fuori. E tra l'altro la cosa interessante è che poi, al di là delle varie tipologie di legno utilizzate nei vari modelli, la mia Incoa in particolare, come quella che sto suonando, ho avuto modo di testare il fatto che ogni chitarra suona in modo diverso, Sì, ed è la cosa hanno più le loro bella del mondo. combinazioni. Le combinazioni di legni che loro fanno Sì. non sono tanto per rimescolare le carte, Esatto. sono veramente Studiate per cercare colori, un certo traguardo. diciamo un pantone di colori differente per riuscire ad accontentare poi chi magari appunto ha un desiderio di un suono diverso in più. Anche la gamma delle amplificazioni è diversa, in questo caso abbiamo il sistema TES con i controlli di volume alti e bassi come tradizionalmente Taylor anche nei modelli top. In questo caso invece abbiamo un sistema con pick up undersaddle e il nuovo tipo di preamp con l'accordatore, appunto con l'equalizzazione a slide. In entrambi i casi comunque sono chitarre appunto plug and play, attacca e vai, molto semplici, molto immediate, molto comode. Se vogliamo provare potremmo prendere fuori anche le versioni completamente Mogano in questo caso. Ecco qua, appoggiamo. E a Ciro darei già la versione grande. La BT1 è la versione, diciamo, che ha originato le prime serie piccoline. In questo caso diamo ad Osvaldo una versione completamente in Mogano per far percepire la differenza tra quelle che abbiamo ascoltato prima e questa, completamente in legno di Mogano. Mentre Ciro ha preso in mano quella che è la serie Academy. La serie Academy è nata qualche anno fa come strumento da studio, una scala un po' ridotta, l'armrest per avere un approccio un po' più semplice, cassa anche un po' più bassettino, un po' più piccola. Questa è una forma 10, è una Academy 10E, e anche lo stesso sistema che abbiamo trovato nelle GS Mini di prima, nella GS Mini di Osvaldo, e abbiamo il manico, la tastiera leggermente più narrow, leggermente più sottile, più piccolina, proprio perché essendo uno strumento da studio trova in questa, diciamo, larghezza di nato un po' più piccola maggiore facilità per i ragazzi che incominciano, quindi uno strumento Academy, quindi dello studente, per lo studente che si avvicina, oppure anche per l'amatore che ha bisogno di uno strumento un po' più semplice. Vi inviterei a giocare con questa differenza di volumi a questo punto, con la GS Mini in Mogano, quindi in questo caso, sempre ricordando un po' quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti, un suono molto ricco nelle medie, molto ricco al centro, invece un Academy con Walnut, fascia fondo in stratificato, produzione messicana per entrambe, però sempre col top, in questo caso Marcello di Abete, che può avere invece un'espansione di volume un po' più ampia. A voi il gioco.
Wow, che dire, tanta roba, con delle dinamiche incredibili, volumi piani, sottili, fini, leggeri e poi cose più spinte. Una roba da pro, non è una roba da amatore questa, eppure vi siete divertiti, o mi sbaglio? Assolutamente, con una suonabilità molto facilitata anche dalla scala corta. E questa è una cosa molto divertente per noi chitarristi, che ci piace ritrovare ogni tanto nelle chitarre sottodimensionate. Una cosa comoda, una cosa facile, diciamo. Sì, ogni tanto una cosa perché poi non è facile, perché può Certo. anche presentare le difficoltà, è una cosa diversa. Diversa. Effettivamente anche qua la Taylor ha spaccato un prodotto così, non esistevano chitarre Traveler, però sempre con un approccio molto in economia, non me ne vogliono, però sempre con un approccio cercato per ottimizzare, per portare il prodotto in giro per il mondo in una dimensione piccola, la sua borsa. In realtà il risultato è stato anche quello di un prodotto Traveler, ma l'idea Oltre le aspettative, secondo me, è proprio di un prodotto, di una chitarra che suoni. E tu hai fatto riferimento anche a un piccolo particolare spesso trascurato, hai parlato della borsa. Sì. Mi prendo la palla al balzo per dire che c'è sempre stata grande attenzione in casa Taylor per quel che riguarda il contenitore della chitarra, tanto che Taylor pochi anni, diciamo, se non ricordo male, nei primi anni 80 cominciò a lasciare indietro la produzione, cioè ad acquistare le custodie, ma a realizzare le custodie per le chitarre direttamente loro. Col tempo poi ho incominciato a inserire le borse imbottite in queste serie piuttosto comode e pratiche, ma anche tutta la produzione delle custodie rigide, delle serie aereo, che sono delle serie imbottite, un po' più imbottite, o delle serie imbottite semplici di casa Taylor, sono tutte fatte su misura, logate, costruite, modulate, misurate, anche con finiture specifiche in funzione della serie, tipo la 17, una finitura tutta in arabesca, bellissima, country, un po' più country, pieno di disegni, di fiori, ed sono tutte custodie fatte direttamente da loro, perché vogliono assicurarsi di avere un giusto isolamento dall'umidità e dalla temperatura, vogliono assicurarsi di avere uno strumento che sia sagomato come un prodotto sartoriale attorno al proprio strumento e non adattato andando a ottimizzare un po' le devo curve. dirti anche molto resistenti, perché nel corso del tempo, sai, di solito le borse sono imbottite accessori che cedono, un po' più cedevoli. Invece lo vedi anche dalla funzionalità delle cerniere, delle tasche, le zip grosse, belle, esatto, molto resistenti. Le tracolle testate sul campo, quindi ne posso parlare confermo, a ragion veduta. Abbiamo in generale un ritorno di difettosità di questi prodotti veramente pari a 0, e la borsa non rappresenta mai di solito un problema, è proprio un accessorio che dà valore in più. Assolutamente sì. Potremmo provare la Baby Taylor in versione Big Baby Taylor, che per ridarti una dimensione più simile a quella di Ciro, per darti uno strumento dalle potenzialità analoghe, si tratta di un'evoluzione della Baby Taylor, della Baby Taylor, della prima piccolina, in versione un po' più grande. In questo caso abbiamo una versione in walnut, completamente in walnut, è una scala un po' più lunga, è una chitarra che può andare a giocare insieme all'Academy come strumento da studio, da didattica, o anche appunto per comporre, per l'utilizzo, diciamo, non proprio intimo, ma proprio anche da registrare, da mettere giù un take, da mettere giù un'idea, un pezzo. I have a really special love for Italy. For one thing, both of my daughters went to Italy and lived there when they were young. One lived in Milano, one lived in Firenze. They went to school and then they stayed beyond that. I would come visit them. I remember the day when I went to Romania to look at something that a young Italian man named Matteo Tenti wanted me to see. Would I invest in some property with him? He was the boyfriend of my daughter. They both moved on. We became incredible friends with the Tente family. And I came back to Italy and it was Father's Day. And our friend Stefano Bonarete, who was our distributor at the time, he took care of my daughter. He found her a place to live right next to his apartment. And, you know, it's Italy. You know, you climb 6 flights of stairs to get to this furnished apartment. And
And she goes, help me move in. I'm just moving in. And let's make some dinner. And so we went down to the store and we bought ossobuco and polenta. And we went up and I made this. I made ossobuco. We went out with Italian friends that night, Annalisa. And what did you do? Well, my dad made polenta. No, he cannot make. He cannot make. Your dad cannot make. No, he did. It's good. No, I don't believe he cannot make. You know, and then I had been doing business in Italy, and I would visit my daughters, come back and forth, tour around, spend time. Have friends. I've gone there to spend 2 weeks, get an Airbnb in Capri, right where the boats come in and everything is going on, and you just want to be part of what's going on. And then we drive in a car to Tuscany and get a little house and stay for, a week, and we're doing nothing, just go up to Pienza, buy some groceries, come back down and make some. Italy. It's Italy. I mean, enough said, it's Italy. What I love about Italians is their love of life, the romance that they can see in everything, even the notes. When I hear people play, the guitar songs are romantic to me. It's like, how do the Italians have all the good notes? They have the good notes, they have the good chords, they play the songs that are just beautiful to listen to, even with no words. Just the guitar music I hear is just so beautiful. The people have been so friendly to me. So what can I say to Italian guitar players, people that consider a Taylor guitar? I've heard the beautiful music you've played on Taylor guitars. I've heard it for 25 years. I've heard the beautiful music that you play. I've walked across the Ponte Vecchio and seen a person playing a Taylor guitar there, and I stop and talk, and it's a beautiful moment for me, and then I move on, and we're well met. I love Italy. I mean, I really love Italy. And so I just say thank you. Thank you, thank you, thank you for all the Italian guitar players, for the Italian musicians, for the Italian stores that go out of their way like you're doing now to bring the story of this company in America, of the guitars that we build, and allowing us to mix like shuffling a deck of cards into your culture with the instruments that we build. And what I get back is the music and the friendships that last forever. Quindi, che dirti, vi inviterei ancora a giocare un po' insieme, a scoprire gli ultimi suoni che abbiamo a disposizione di Casa Taylor, per poi salutare gli amici a casa.
che dire, una piccola chiusura a questo percorso, a questa storia. 50 anni della famiglia Taylor. Non vogliamo essere troppo romantici, però noi li abbiamo vissuti così, abbiamo raccontato e ci siamo letti, ci siamo imparati un po' tutta la loro storia, persone che abbiamo conosciuto più volte abbiamo incontrato, per cui siamo anche legati. E perché l'esperienza Taylor? Sicuramente facilità di playability, la prima cosa che ci siamo accorti, la tecnologia e la precisione legata all'artigianalità. Bob Taylor ha spinto tantissimo su questo. La relazione, l'ascolto, il sentire, l'ascoltare, il comunicare, musicisti a loro ai musicisti, idee nuove, prodotti nuovi. Una visione molto aperta, perché tutte queste cose non nascono se non ti metti a ragionare, ci metti la passione, l'emozione. Per concluderei farei mie, che non sono mie, frasi prese dall'ultimo Woods and Steel, che racchiude un po' il percorso che noi abbiamo fatto per iscritto. Noi l'abbiamo rimescolato, rivisto, rivissuto, riadattato un po' a questo plot che abbiamo messo giù in queste settimane, e che ringraziamo Taylor perché ha scelto noi per raccontare la sua storia a tutti voi chitarristi italiani. Vi riporto questo che è il finale della presentazione della storia di Taylor. Ringraziamenti a Andy, ringraziamenti che ha preso il posto di Bob Taylor, del CEO, ringraziamenti ai dipendenti, ringraziamenti ai musicisti, ringraziamenti ai rivenditori che hanno supportato, ma soprattutto ringraziamenti ai clienti, dicendo questo: infine, anche se non sceglierete una delle nostre chitarre, speriamo che questa guida, questa storia, questa chiacchierata che abbiamo fatto tra di noi vi aiuti a trovare lo strumento che vi ispiri a suonare, perché fare musica fa bene all'anima. Quindi buona musica a tutti.